Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come bindare, collegare e configurare la ricevente FLI 14+. All'interno della confezione troviamo la ricevente, un cavo servo e un termorestringente. Questa ricevente utilizza il protocollo AFHDS2A e quindi compatibile con tutte le più recenti radio FlySky. Per comunicare col Flight Controller utilizza il protocollo iBus. La FLI 14+ è ideale per mini quad di piccole dimensioni. Qui possiamo vederla al confronto delle più diffuse riceventi FlySky come la A8S, la IA6B e la X6B. Il connettore della ricevente ha 3 fili, iBus, positivo e terra. Vediamo ora come collegare la FLI 14. Come vedete ho tagliato il connettore servo in modo da saldare i fili direttamente al Flight Controller. Molti Flight Controller hanno un pad dedicato alle riceventi, in ogni caso comunque potete collegare il cavo iBus in qualsiasi RX di una UART libera. Ora che abbiamo collegato la ricevente al Flight Controller possiamo bindarla. Mettiamo la radio in bind mode premendo il tasto bind e accendendo la radio. Dopo premiamo il tasto bind nella ricevente e colleghiamo il cavo USB per alimentarla. Ok, il bind è riuscito. Con alcuni modelli di Flight Controller non è possibile alimentare le riceventi tramite USB, in questo caso dovete collegare la batteria LiPo. Dopo aver bindato la ricevente non ci rimane altro che configurarla su Betaflight. Andiamo in port e attiviamo Serial RX nella UART dove abbiamo collegato la FLI 14+, nel mio caso la UART 6, quindi salviamo. Adesso andiamo in configurazione, scorriamo verso il basso e in receiver scegliamo Serial Based Receiver. In questo menu a tendina scegliamo iBus, visto che le radio FlySky usano questo protocollo. Non dimentichiamoci di attivare OSD. Quindi clicchiamo su Save and Reboot. Adesso andiamo sul receiver e proviamo la nostra FLI 14+. Perfetto, è tutto a posto. Questa ricevente fa passare in automatico il segnale RSSI sul canale 14, che corrisponde all'AUX 10. Quindi qui in RSSI Channel selezioniamo AUX 10, poi salviamo. Mi raccomando, in configurazione l'RSSI analogico deve essere disabilitato. Se questo valore è attivo non riuscirete a visualizzare l'RSSI sull'OSD. Vi ricordo che per avere l'RSSI è necessario che la vostra i6 o i6X abbiano la modifica firmware. In descrizione vi lascio i miei tutorial su come modificare queste due radio. Per concludere facciamo qualche considerazione su questa FLI 14+. Se il vostro quad ha abbastanza spazio vi consiglio la X6B, in quanto ha la possibilità di sostituire le antenne, ha il lettore di tensione integrato e segnale RSSI. Se avete un micro quad con spazi molto ristretti, la scelta ricade tra la FLI 14+ e la A8S. Tra le due preferisco la FLI 14+ perché ha la doppia antenna e il segnale RSSI. Tuttavia le antenne sono molto corte e saldate direttamente sulla scheda e secondo me questo è un aspetto negativo. Le antenne infatti per avere una buona ricezione devono stare lontano dal frame. Questo era il mio tutorial su come bindare, collegare e configurare la FLI 14+. In descrizione vi lascio il link a questa e a tutte le altre riceventi FlySky. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.